Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi, pronti per una nuova avventura. Oggi parleremo di un argomento che mi sta molto a cuore, un argomento che fonde avventura, storia e, un pizzico di segreti. Stiamo per immergerci nel mondo di Sandokan, la tigre della Malesia, e scoprire un aspetto forse meno noto della sua storia, un aspetto che riguarda una figura femminile forte e misteriosa, Neslihan Svolta. Prima di iniziare, però, fatemi ricordare di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto. Trovate il pulsante qui sotto, cliccatelo e attivate la campanella per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Prometto che ci saranno tante altre storie interessanti da scoprire insieme. Bene, allora, siete pronti a salpare con me alla scoperta di questo capitolo nascosto? Allacciate le cinture, perché si parte! Molti di voi conoscono Sandokan come il coraggioso pirata, il ribelle che combatte contro l'oppressione coloniale, l'uomo d'onore che difende i più deboli. Ma dietro l'eroe leggendario c'è un uomo con le sue debolezze, i suoi affetti e le sue passioni. E una di queste passioni, come sappiamo, è Marianna Gwillonk, la perla di Labuan. Ma, come spesso accade nella vita e nei romanzi d'avventura, le cose non sono sempre così semplici come sembrano. Ecco che entra in scena Neslihan Svolta. Un nome che forse non vi suona familiare come Marianna, ma un personaggio altrettanto affascinante e, a mio avviso, cruciale per comprendere appieno l'evoluzione di Sandokan. Neslihan è una figura avvolta nel mistero, un'ombra nel passato del pirata malese, una donna che, seppur per un breve periodo, ha avuto un impatto significativo sulla sua vita. Ma chi era esattamente Neslihan? E quale ruolo ha giocato nella vita di Sandokan? Le informazioni su di lei sono frammentarie, sparse tra le righe dei romanzi di Emilio Salgari e avvolte da un velo di segretezza. Non è una figura di primo piano come Marianna, ma la sua presenza è innegabile, un sussurro che riecheggia nel cuore del protagonista. Sappiamo che Neslihan era una donna istruita, colta, capace di parlare diverse lingue e dotata di una profonda conoscenza delle arti e della diplomazia. Era una donna di mondo, abituata alla vita di corte e agli intrighi politici. E, soprattutto, era una donna indipendente e determinata, capace di prendere in mano il proprio destino. Ma come si sono incontrati Sandokan e Neslihan? Le circostanze del loro incontro sono avvolte nel mistero, ma si presume che si siano conosciuti in uno dei tanti porti esotici che Sandokan frequentava durante le sue scorrerie. Forse un incontro casuale, forse un appuntamento orchestrato. Non possiamo esserne certi. Quello che sappiamo è che tra i due si instaurò un rapporto particolare, un rapporto che andava oltre l'attrazione fisica. Neslihan, con la sua intelligenza e la sua saggezza, divenne una sorta di mentore per Sandokan, una guida spirituale che lo aiutò a comprendere meglio il mondo che lo circondava. E qui arriviamo al punto cruciale, le lezioni private segrete svelate. Cosa intendo con questo? Intendo che Neslihan, attraverso conversazioni intime e incontri riservati, impartì a Sandokan una sorta di educazione politica, lo aiutò ad affinare le sue capacità di leadership e a comprendere le dinamiche del potere. Sandokan, pur essendo un uomo coraggioso e determinato, era fondamentalmente un uomo d'azione, un guerriero abituato a risolvere i problemi con la forza. Neslihan, invece, gli mostrò che esistono altre vie per raggiungere i propri obiettivi, vie che richiedono astuzia, diplomazia e una profonda conoscenza della natura umana. Immaginate le loro conversazioni notturne, sotto un cielo stellato, mentre discutevano di strategie militari, di alleanze politiche e di filosofia. Immaginate Neslihan che spiega a Sandokan le sottili sfumature della diplomazia, l'importanza di ascoltare i propri nemici e di comprendere le loro motivazioni. Immaginate Sandokan, inizialmente scettico, che gradualmente si lascia conquistare dalla saggezza di Neslihan e che inizia a vedere il mondo con occhi diversi. Queste lezioni private ebbero un impatto significativo sulla vita di Sandokan. Lo aiutarono a diventare un leader più completo, capace di prendere decisioni sagge e ponderate. Lo aiutarono a trasformarsi da semplice pirata a vero e proprio capo politico, capace di guidare il suo popolo verso la libertà e l'indipendenza. Ma perché queste lezioni sono considerate segrete? Probabilmente perché il rapporto tra Sandokan e Neslihan era un rapporto che doveva rimanere nascosto agli occhi del mondo. Forse perché Neslihan era una donna sposata, forse perché la sua posizione sociale non le permetteva di frequentare apertamente un pirata come Sandokan, forse, semplicemente,
perché entrambi volevano proteggere la loro privacy e preservare la loro intimità. Qualunque sia la ragione, il fatto è che il rapporto tra Sandokan e Neslihan è rimasto avvolto nel mistero per lungo tempo. Solo di recente, grazie a studi più approfonditi sull'opera di Salgari e alla riscoperta di documenti storici, siamo riusciti a far luce su questo capitolo nascosto della vita del pirata malese. E qui sorge spontanea una domanda: Neslihan era solo una mentore per Sandokan o c'era qualcosa di più tra i due? Difficile dirlo con certezza. Salgari non ci fornisce molti dettagli sulla loro relazione, lasciando spazio all'immaginazione del lettore. Personalmente, credo che tra Sandokan e Neslihan ci fosse un legame profondo, un legame che andava oltre la semplice amicizia. Forse non si trattava di amore nel senso tradizionale del termine, ma di una forma di affetto e di rispetto reciproco che li legava in modo indissolubile. Del resto, è difficile immaginare che Sandokan, un uomo passionale e sensibile come lui, potesse rimanere indifferente al fascino di una donna intelligente e colta come Neslihan. E, d'altra parte, è altrettanto difficile credere che Neslihan, una donna indipendente e anticonformista, non provasse una certa ammirazione per il coraggio e la determinazione di Sandokan. In definitiva, il rapporto tra Sandokan e Neslihan rimane un enigma affascinante, un mistero che contribuisce a rendere ancora più complessa e avvincente la figura del pirata malese. Un rapporto che ci ricorda che anche gli eroi più grandi hanno bisogno di una guida, di un consigliere fidato, di una persona che li aiuti a vedere il mondo con occhi diversi. Ed è proprio questo, a mio avviso, il vero significato della storia di Neslihan Svolta. La dimostrazione che anche le figure apparentemente secondarie possono avere un ruolo fondamentale nella vita dei protagonisti. La dimostrazione che dietro ogni grande uomo c'è spesso una grande donna, capace di ispirarlo, di sostenerlo e di aiutarlo a raggiungere il successo. E con questo siamo giunti alla fine del nostro viaggio alla scoperta di Neslihan Svolta e delle sue lezioni private segrete. Spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessante questo aspetto meno noto della storia di Sandokan. Ricapitolando brevemente, abbiamo scoperto che Neslihan Svolta era una donna colta e intelligente che ha avuto un impatto significativo sulla vita di Sandokan. Attraverso le sue lezioni private, lo ha aiutato a diventare un leader più completo e a comprendere meglio il mondo che lo circondava. Il loro rapporto, avvolto nel mistero, rimane un enigma affascinante che contribuisce a rendere ancora più complessa e avvincente la figura del pirata malese. Grazie mille per aver guardato il video fino alla fine. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate imparato qualcosa di nuovo. Adesso vorrei sapere cosa ne pensate voi. Cosa vi ha colpito di più della storia di Neslihan Svolta? Credete che il suo ruolo sia stato sottovalutato nel corso degli anni? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere le vostre opinioni. Sono sempre curioso di sentire cosa ne pensate. E infine, non dimenticate di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi incoraggia a creare sempre nuovi contenuti interessanti e divertenti. Grazie ancora e ci vediamo al prossimo video. A presto! Ok, ma fermiamoci un attimo. Abbiamo solo grattato la superficie. La figura di Neslihan Svolta merita un'analisi più approfondita, un'esplorazione dei contesti storici e sociali che hanno plasmato la sua personalità e il suo ruolo nella vita di Sandokan. Non possiamo liquidarla come una semplice mentore segreta. Dobbiamo scavare più a fondo, cercando di comprendere le motivazioni che l'hanno spinta ad avvicinarsi a Sandokan e l'impatto reale che le sue lezioni private hanno avuto sulla sua strategia e sulla sua visione del mondo. Per farlo, dobbiamo innanzitutto contestualizzare il periodo storico in cui si svolgono le vicende di Sandokan. Siamo nell'epoca del colonialismo europeo, un periodo di grande fermento e di profonda ingiustizia. Le potenze europee, in particolare l'Inghilterra e l'Olanda, si spartiscono il controllo del sud-est asiatico, sfruttando le risorse naturali e opprimendo le popolazioni locali. In questo contesto, la figura di Sandokan emerge come un simbolo di resistenza, un eroe che lotta per la libertà e l'indipendenza del suo popolo. Ma Sandokan non è solo un guerriero, è anche un uomo con una profonda sensibilità, un uomo che soffre per le ingiustizie che vede intorno a sé. E proprio questa sua sensibilità lo rende vulnerabile, lo espone al rischio di prendere decisioni sbagliate, dettate dall'impulsività e dalla rabbia. Ed è qui che entra in gioco Neslihan Svolta. Una donna che, a differenza di Sandokan,
Ha avuto la possibilità di studiare, di viaggiare, di conoscere il mondo. Una donna che ha compreso le dinamiche del potere e le strategie necessarie per combattere l'oppressione coloniale. Ma perché Nesli? Han decide di aiutare Sandokan? Quali sono le sue motivazioni? È spinta da un ideale di giustizia? Prova ammirazione per il coraggio del pirata malese? Oppure c'è qualcosa di più? Forse Neslihan vede in Sandokan un'opportunità per realizzare i propri obiettivi politici. Forse crede che, aiutandolo a diventare un leader più efficace, possa contribuire a creare un futuro migliore per il suo popolo. Forse, semplicemente, è attratta dalla sua personalità carismatica e dalla sua aura di eroe romantico. Qualunque siano le sue motivazioni, è innegabile che Neslihan svolga un ruolo cruciale nella vita di Sandokan. Le sue lezioni private non si limitano a fornire al pirata malese delle nozioni teoriche di politica e diplomazia. Vanno ben oltre. Neslihan insegna a Sandokan a pensare in modo strategico, a valutare le conseguenze delle sue azioni, a controllare le sue emozioni. Lo aiuta a comprendere che la forza bruta non è sempre la soluzione migliore, che a volte è necessario scendere a compromessi, negoziare, tessere alleanze. In altre parole, Neslihan trasforma Sandokan da un semplice guerriero in un vero e proprio leader politico. Lo aiuta a sviluppare una visione del mondo più ampia e sofisticata, una visione che gli permette di comprendere le complessità del conflitto coloniale e di elaborare strategie più efficaci per combattere l'oppressione. Ma le lezioni private di Neslihan hanno anche un altro impatto importante sulla vita di Sandokan. Lo aiutano a crescere come persona, a diventare un uomo più maturo e consapevole. Neslihan stimola la sua curiosità intellettuale, lo spinge a leggere, a studiare, a informarsi. Lo introduce al mondo dell'arte, della letteratura, della filosofia. Grazie a Neslihan, Sandokan scopre che la vita non si riduce alla lotta per la sopravvivenza, che esistono anche altre forme di bellezza e di significato. Scopre il piacere della conoscenza, la gioia della contemplazione, la forza dell'amore. E proprio l'amore, o meglio, la natura della relazione tra Sandokan e Neslihan, è uno degli aspetti più enigmatici e affascinanti della loro storia. Come abbiamo detto, Salgari non ci fornisce molti dettagli al riguardo, lasciando spazio all'interpretazione del lettore. Ma è difficile credere che tra i due non ci fosse una forte attrazione reciproca. Sandokan è un uomo affascinante, coraggioso, passionale. Neslihan è una donna intelligente, colta, indipendente. È naturale che tra loro si crei un legame speciale, un legame che va oltre la semplice amicizia e il rispetto reciproco. Forse, come suggerisce qualcuno, si tratta di un amore platonico, un amore fatto di sguardi, di silenzi, di intese sottili. Forse, invece, tra i due c'è anche una componente fisica, un desiderio represso che non può essere soddisfatto a causa delle circostanze. Qualunque sia la verità, è innegabile che la relazione tra Sandokan e Neslihan sia un elemento fondamentale per comprendere la psicologia del pirata malese. Un elemento che ci rivela la sua fragilità, la sua vulnerabilità, la sua umanità. E qui torniamo al punto di partenza. Il ruolo sottovalutato di Neslihan svolta nella storia di Sandokan. Un ruolo che, a mio avviso, merita di essere rivalutato e approfondito. Neslihan non è solo una figura secondaria, un'ombra nel passato del pirata malese. È un personaggio chiave, un catalizzatore che contribuisce a trasformare Sandokan in un eroe leggendario. E la sua storia, la storia delle sue lezioni private segrete, è un esempio di come le donne, anche in contesti storici difficili e oppressivi, possano svolgere un ruolo fondamentale nella lotta per la libertà e la giustizia. Un esempio che ci invita a riflettere sul potere dell'educazione, della conoscenza e della diplomazia, come strumenti per combattere l'oppressione e costruire un mondo migliore. Quindi, la prossima volta che leggerete un libro di Sandokan, o che guarderete un film o una serie televisiva ispirata alle sue avventure, ricordatevi di Neslihan Svolta. Ricordatevi della sua intelligenza, del suo coraggio, della sua saggezza. Ricordatevi delle sue lezioni private segrete, che hanno contribuito a fare di Sandokan l'eroe che tutti noi conosciamo e ammiriamo. E ricordatevi che dietro ogni grande uomo c'è spesso una grande donna. Una donna capace di ispirarlo, di sostenerlo e di aiutarlo a raggiungere il successo. E ora, ditemi cosa ne pensate. Credete che la mia analisi sia corretta? Avete altre interpretazioni della figura di Neslihan Svolta? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere le vostre opinioni. Sono sempre curioso di sentire cosa ne pensate.
E non dimenticate di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella per non perdervi i miei prossimi video. A presto!